Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo fare un quarto video della settimana tanto per aggiungere qualcosa. Tra l'altro questo è un video in italiano e venerdì mi sembra uscirà il video in cui dirò che inizierò a fare video in italiano sul canale, quindi questa è un'anteprima esclusiva, incredibile. No, semplicemente vi volevo parlare, volevo un po' entrare nel flow di quello che sta succedendo qui in Italia e parlare di quello che sta succedendo del coronavirus. Ne volevo parlare perché io abito in Veneto, abito a Peschiera del Garda, che è vicino a Verona, e qua in Veneto la situazione è assurda, cioè qua stanno succedendo cose incredibili. Mi sembrava strano, insomma, lasciar passare questa notizia, questa cosa che sta succedendo con questo virus senza almeno parlare nel mio canale. Ho deciso che, dato che inizierò a fare video in italiano sul canale, da venerdì inizia, oggi è il primo, anche se vabbè, insomma, avete capito, ho detto ma sì, fa lo stesso, parliamo dello stesso, quindi questo è un video in più nella settimana. E cosa sta succedendo? Se voi andate in giro qui a Verona, ma anche a Milano, anche in realtà in Lombardia, se voi andate in Lombardia, qua nella zona dove abito io, andate in giro, non c'è nessuno, ma nessuno. E potete uscire per strada, andare nei negozi, andare da qualche parte, solo magari in qualche centro commerciale. Adesso io attualmente, oltre a lavorare nelle agenzie di moda, sto lavorando part-time in un centro commerciale. E nei centri commerciali c'è gente. Un quarto della gente che c'è di solito, la maggior parte sono stranieri, perché non sono così terrorizzati da quello che dicono i media, e gli italiani che ci sono quelli che, uno, vogliono accaparrarsi tutto il cibo possibile, come i miei genitori che sono appena tornati con 500 euro di spesa, pensando che ci sia l'apocalisse mondiale, pensando che sia caduta la terza, quarta guerra mondiale, quindi hanno comprato cose per scorte per mesi e mesi di cibo, non ho ancora capito il perché. Oppure gente che vuole comprare la mucchina, il gel per lavarsi le mani, che è finito dappertutto, quindi potete andare ovunque, non c'è, almeno qui in Veneto non c'è, non lo vendono. Infatti sto seriamente pensando adesso di aprire un sito Shopify e iniziare a vendere dalla Cina paradossalmente, di rivendere a caro prezzo le mascherine, la mucchina. No, a parte questo, cioè, cosa sta succedendo? Nel senso, ok, c'è questo nuovo virus e bisogna essere attenti, quindi bisogna iniziare a lavarsi le mani, mettere le mascherine, stare attenti a non mettersi le mani sulla faccia, anche se è molto difficile, perché anche lavorando ogni tanto me ne accorgo, sono così, mi pulisco, mi metto a posto la faccia, insomma non è facile. Quindi bisogna stare attenti a non prendere questo virus non toccandosi la faccia. Da quanto ho capito, questo virus si trasmette tramite saliva, quindi stare attenti a non mettersi le dita in bocca, le dita nel naso o negli occhi, pulirsi gli occhi, quindi bisogna stare attenti, diciamo, a non mettersi le mani in faccia. O anche quando qualcuno starnutisce, insomma, queste sono le cose a cui bisogna fare attenzione. Ma cos'è? Cioè, io non vi sto adesso a parlare di che cos'è il coronavirus, di che cosa fa, lo sapete benissimo, aprite il telegiornale adesso, accendete il telegiornale, ne parlano tutti 24 ore su 24, ma voglio dirvi la mia opinione. Io ci credo, insomma, in questo coronavirus, ci credo in quello che sta succedendo, ci credo che sia pericoloso, che c'è gente che è morta, che i contagiati sono sempre di più e che bisogna stare attenti. Ma non credo in questo terrorismo psicologico assurdo che sta accadendo qui in Italia, almeno. Io adesso sono appena tornato da 20 giorni a Los Angeles, sono stato 15 giorni a Los Angeles, sono tornato e io ragazzi, io ve lo giuro, là non ne parla nessuno. E ok, dite, vabbè, là non c'è il focolaio, è una cosa distante per loro. Qua invece c'è il focolaio, la gente ne parla, ci sono stati dei casi, e magari è vero, ma secondo me è più un qualcosa di simbolico, è più un qualcosa di ok, c'è questo fenomeno mondiale, questa novità, questo virus a cui bisogna stare attenti. Cosa possiamo fare? Ne parliamo, non ne parliamo, ne parliamo troppo, ne parliamo poco. Quello che è successo secondo me in Italia è una drammatizzazione assurda di una semplice nuova influenza. Ok, la nuova influenza può essere grave, ma secondo me non è tutta questa
non c'è questa preoccupazione nell'aria quando cammini. La gente va a comprare, se tu apri adesso i social media o guardi i telegiornali, ci sono scuole chiuse, eventi chiusi, la Fashion Week di Milano che porta un sacco di soldi all'Italia non c'è più. Ce l'hanno annullata, gli eventi in discoteca non ci sono, i musei sono chiusi, persino la messa, vai in chiesa la domenica e non c'è nessuno. Cose incredibili, è come se ci fosse la peste, è come se ci fosse una guerra mondiale. Se vai nei supermercati c'è tutto finito, la gente va a fare la guerra come i miei genitori. Sono rimasto stupito quando sono tornato a casa, ho visto che i miei genitori avevano comprato tutta questa cosa. Perché? Perché ok, bisogna stare attenti, ma porca miseria, così è veramente... Diciamo che, secondo me, quello che sta succedendo tramite internet, i social media e i media in Italia, questa piccola cosa sta diventando un qualcosa di enorme. Ed è un fenomeno che secondo me prima di internet non era mai stato possibile. È possibile grazie al fatto che i video virali dei cinesi che sono morti per strada all'inizio di questa epidemia, vedere i video su Instagram, Facebook, eccetera, di ragazzi che svengono, che stanno male, e persone che in Cina o in paesi in cui, mettiamolo come presupposto, non hanno le stesse cure mediche che noi possiamo avere in Europa, in America, quindi per loro ovviamente, poveretti, se un ragazzo che abita con altre 15 persone in Cina e non c'è questa precauzione, non ci sono queste cure come le abbiamo noi o gli ospedali come li abbiamo noi, ovviamente anche di un'influenza qualsiasi può stare male e morire. Ma grazie a internet questi video che mostrano questi cinesi che cadono, muoiono per strada, ha fatto partire, ok, questa è una cosa pericolosa e si sta addirittura avvicinando a noi. E quindi gli italiani la vedono come una cosa, oddio, devo stare attento. Adesso è anche in Italia, c'è stato il contagio in Italia, cosa che in realtà se vai in giro non si vede, nessuno è per strada, ma in realtà nessuno sta male. Non ho mai incontrato qualcuno anche che abbia cugini o parenti o amici lontani che è stato male, ma è più una cosa, secondo me, un terrorismo psicologico. In più i media ne approfittano di questa cosa, secondo me, per fare tante visualizzazioni, per parlare. C'è un argomento finalmente di cui se ne può parlare tutto il giorno e la gente sta attaccata a guardarselo tutto il giorno. Cioè, meglio di così. Comprano i giornali, guardano i video, apri YouTube, si può fare visualizzazioni in fretta. Speriamo che questo video faccia visualizzazioni in fretta grazie a questo topic. Ma capite il problema? Che adesso basta mettere coronavirus sul titolo di un giornale e la gente lo compra. E c'è questa super over informazione nei media che porta a un terrorismo psicologico. La gente inizia a pensare, oddio, ma quindi davvero è un problema che è vicino a me? Cosa faccio? Vedo che il mio vicino di casa è andato a comprarsi le scorte di cibo, allora vado anch'io. Vedo che per strada a Milano cammino e c'è un ragazzo con la mascherina, allora devo prenderla anch'io. Vado da Primark a comprare il gel per le mani, la mucchina e non c'è più, allora cavolo, devo comprarlo anch'io in fretta perché mi serve, dato che l'hanno preso tutti. Devo andare su Amazon e comprarmi 150 scatole di amuchina, che adesso se vai su Amazon trovi la mucchina o le mascherine a prezzi assurdi. Quindi secondo me è vero, c'è il problema, è vero, bisogna stare attenti. Non è vero secondo me che è così grave come la pensano, è vero che è semplicemente una overdrammatizzazione di quello che sta succedendo, perché uno, ci si può monetizzare, due, è una novità, mettiamolo da un punto di vista, la gente è annoiata di vivere tutti i giorni la stessa vita, si parlano tutti i giorni delle stesse notizie, quando c'è qualcosa di nuovo è bello anche, nel senso, parlare di qualcosa di nuovo, la gente finalmente può non andare a scuola per una settimana perché c'è questa novità di cui si parla. È anche bello avere qualcosa di nuovo nella routine di tutti i giorni, no? Quindi un po' i social, un po' internet, un po' i media che esagerano per monetizzare, un po' il passaparola e un po' il comportamento del gregge, che uno fa una cosa e l'altro lo segue, hanno portato secondo me a questo fenomeno assurdo dovuto a internet. Quindi secondo me il coronavirus, più che un virus a livello psicosomatico, a livello di persona, è più un virus a livello mentale, è più un... è partito qualcosa da internet, da un video, ed eccoci qua, tutti a reagire su questa cosa.
Non sto dicendo che il virus non esista, non sto dicendo che il virus non sia pericoloso, non sto dicendo che non ci siano morti, sto dicendo che è vero, è probabile, ma tutti i giorni la gente muore di altri virus che non conosciamo, solo che non hanno avuto la stessa spinta mediatica come questo virus qua. E quello che voglio dire è, va bene precauzioni, vanno bene tutto, ma il panico e il terrorismo psicologico anche no. Quando entri su WhatsApp e ti trovi nei gruppi malinformazioni, disinformazioni di giorno, notizie false, fake news di gente che sta male, gente che non sta male, cose chiuse che in realtà non chiudono. Quindi ragazzi, state attenti alle fake news, alle cose che stanno succedendo. E qua in Veneto le cose sono assurde, la gente sta impazzendo, quindi dal mio punto di vista va bene stare attenti, ma neanche essere stupidi. Questo è il mio punto di vista. Ciao ragazzi, lasciate un commento cosa ne pensate voi e iscrivetevi al canale se vi interessano argomenti anche di attualità o gli argomenti di cui parlo anche in inglese. La settimana prossima inizierò a fare video in italiano e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.